Cosa facciamo oggi? A parte che Marina mi sta facendo stralavorare, l'idea oggi è di fare una ricetta un po' particolare che ho visto su YouTube da un ragazzo giovane, che non mi ricordo il nome, scusami, se lo trovo ti citerò qui sotto nei commenti, che ha fatto questi gnocchi di carote con un sughetto. Ragazzi, sigla e andiamo a fare questa goduriosissima ricetta. Piaciuta la sigla, eh? Ingredienti, partiamo subito dagli ingredienti. Carote che ormai stanno quasi per andare male, sono circa 800 grammi. Questa ricetta non si pesa nulla, nel senso che, tolto le carote che vi do un peso, ma perché per due suppongo che vanno bene 800 grammi, quindi 400 grammi a testa, ma forse anche meno, non lo so, questo sta a voi. Quindi 800 grammi di carote, sale, aglio, peperoncino, anice, o meglio semi di anice, rosmarino, limone, farina, pistacchi e come strumento mi serve il mini pimer. Poi se avete eventualmente un mortaio per schiacciare, io ho solo quello, quindi uso il mini pimer, frullatore e vari utensili vari, coltelli eccetera eccetera. La prima cosa che vado a fare, proprio perché non voglio star lì a lavare, sporcare, lavare, sporcare, vado subito a fare il trito che mi servirà per il sugo. Ho bisogno dell'assistente perché sennò non fa niente e non mangia se lo fa. Adesso Marina mi aiuterà a pelare, sbucciare, scorticare i pistacchi, che a lei piacciono tutto tanto, quindi la dovrò controllare che non se li mangi. Perché, come stavo dicendo, iniziamo a fare la prima parte, preparare la base almeno per il sughetto. Siccome è tutto a secco questa parte qua, dovrei riuscire a tritarla. È una ricetta molto semplice, sono dei gnocchetti con questo sugo qua, veloce da fare e soprattutto che vi può risolvere la famosa serata in camper con gli amici, stupendoli con qualcosa. E adesso va a lavorare, su Allegra, dai, su. Tocca a me questo compito ingrato. Ingrato, sì. Di sbucciare i pistacchi. Devo farti il piatto pieno? Ci vediamo domani allora. Sì, ti do una mano, va. Ragazzi, quando avete finito, prendete i semi. Non so se sono questi i semi, però il bastone della pioggia, che è quel pezzo di legno che muovi, sembra che sia la pioggia. Non so se lo fanno con i semi del pistacchio o di qualche altra pianta. Potrebbe, il rumore simile. Adesso facciamo quella base secca, diciamo così, per il sugo. Metto un po' di pistacchi, poi metto 1, 2, 3, 4, 5 di aglio, poi semi d'anice O finocchietto. un finocchietto, diciamo un mezzo cucchiaino, un profumo impressionante. Stessa cosa prenderlo piccante, questo è abbastanza piccante. Abbastanza tanto, quindi metti poco. Metterò anche qua. Basta! Ma basta. Dai, che poi io non ce la faccio. Poi li mangi tutti tu, lo so, questo è il tuo. Il sale, un buon cucchiaino. E dopodiché cerco di frullarli, perché questi qua andrebbero schiacciati con un mortaio, ma non ce l'ho. Ho tagliato grossolanamente e mi va abbastanza bene. Ho solo aggiunto un pochino di pistacchi all'inizio perché sennò tritavo tutti i pistacchi, perché li voglio un pochino più spessi i pistacchi, ok? Quindi è per questo motivo. Adesso vado avanti un pochino a tritarlo. Aggiungiamo gli altri pistacchi. Quello che ho ottenuto con i primi pistacchi è questa polvere grossolana, ma non troppo grossolana. Il pistacchio, aglio, semi di anice, peperoncino e si sente ed è profumatissimo. Diciamo che questa è la base, poi verrà conclusa, ok? Adesso cosa faccio? Siccome mi piace avere il pistacchio un pochino più grosso, col solito nostro strumento greco, in questo caso, la nostra bella bottiglia di Moscofillero. che è un ottimo bianco che abbiamo preso qui in Grecia. In Grecia. Montiamo grossolanamente il nostro bello pistacchione. Basta, che se no è troppo fine. Trasferiamo il composto così rotto. Oh, questo è rimasto intero. Ma lasciali. Mauri! Smettila, se no li mangio io, Mi sono trattenuta. E adesso aggiungiamo quello che è la parte più gustosa che abbiamo tritato. Voilà. Adesso si mischia tra la parte, diciamo così, più sminuzzata e quella grossolana e si lascia da parte. E lo vedremo alla fine. Ora viene il lavoro più oneroso, da sbucciare tutte le carote. Pelare le carote, non le sbucci come le banane, dai.
somigliano a delle banane, guarda che brutte che sono, stanno diventando nere. Ma le riporteremo in vita in questa ricetta fantastica. Ma questa è anche una di quelle classiche ricette svuotafrigo. Che poi la cosa bella è che ti serve una carota e devi pigliarti il famoso sacchetto da mezzo chilo o 1 chilo. E poi sono lì che vanno male. Questo è un modo per usarle. Vado avanti, anche qua me lo devo fare tutto io sta roba. Non era un time lapse, è proprio Mauri che pela le carote a questa velocità normalmente. Vedere con le patate cosa faccio. Adesso le devo tagliare tutte a rondelle. Ma fai un taglio, insomma. Un po' di olio non troppo generoso in padella. Olio greco, che buono. Un pochino d'aglio per dargli un tocco un po' più alla Maurizio. So già che c'è qualcuno che è allergico all'aglio, ragazzi, non lo mettete. Questa è una ricetta che potete fare originariamente senza aglio. Non so se siete allergici o meno al rosmarino, ma io ci aggiungo anche del rosmarino. Se ce l'avete fresco è meglio, io però ho solo quello secco. Ne aggiungo un po' perché il rosmarino con le carote ha il suo perché. Padella sul fuoco. Fuoco sostenuto e facciamo rosolare un pochino l'aglio, così l'aglio e il rosmarino saporiscono l'olio, dopodiché aggiungiamo le carote e facciamo rosolare molto bene le carote. Cioè, aggiungiamo le carote, adesso le facciamo rosolare che così la carota prende un sapore un pochino differente, dopo aggiungeremo l'acqua e le faremo terminare la cottura, perché dopo vedrete, bisogna capire troppo voi. Sale, la carota è dolce, però passandola così, facendola saltare un po', questa dolcezza qua diminuisce. Se dopo averli fatto rosolare un 5-10 minuti più o meno, ci aggiungiamo dell'acqua, copriamo il couperch e li lasciamo bollire finché non si iniziano ad asciugare. Io dico che sono già buoni così e già profumati così, perché abbiamo delle visite. C'è qualcuno che sentendo questo profumino è venuto fino alla nostra porta. Ciao Micia! Ti piacciono le carote? Siamo più o meno a metà, sono ancora durette, però li apriamo e iniziamo a far evaporare tutta l'acqua. Allora raggiungessimo la cottura, però c'è ancora acqua, si scola e si continua a cucinare facendo asciugare. Ecco qua ragazzi, dopo circa 20 minuti ho scolato un po' l'acqua in eccesso e adesso gli do ancora un paio di minuti che si asciughi quella che rilasciano le carote. E vi spiego anche perché se rimangono troppo bagnate poi diciamo che mangi tanta farina. Queste belle carotine e andiamo a frullare. Trasferiamo nel contenitore. Guardate che bella cremina che abbiamo raggiunto. Ok, adesso non facciamo nient'altro che aggiungere la farina e aggiungendo la farina arriviamo a una densità particolare per ottenere una sorta di gnocco che metteremo dentro. Io non ho la sac à poche, quindi userò il sacchetto dell'Ikea, perché farò un buco e poi vedrete cosa succede. Aggiungiamo farina e iniziamo a impastare. Anche qua nella farina non ho un dosaggio da darvi perché bisogna raggiungere una consistenza e questa ragazzi non ve la posso dare perché non so quanto umidità c'è nella carota e non so quanto la farina ciuccia, quindi a mano o meglio a occhio. Questa è la densità che più o meno si deve raggiungere. Se volete aggiungerci anche un pochino di sale, siete liberissimi di farlo. Rimane dolciastro ovviamente, perché la carota cotta è dolciastra. Dopodiché prendiamo il sacchetto e lo riempiamo. Avessi la sac à poche sarebbe una figata, ma non ce l'ho. Però ci si può arrangiare. Vi faccio vedere il lavoro finito. Si spinge verso un angolo e si leva un pochino l'aria dentro, ecco. Vi chiederete quel mezzo limone? Arriva la sua parte. Adesso io lo spremerò per evitare i soliti gandurin, detto in brianzolo. In italiano semi del limone. Ok, praticamente dovete arrivare alla fine, quando l'acqua sta iniziando a bollire, in questa situazione. Sacca con il preparato per fare il gnocco, il preparato per fare il sugo, mezzo limone e adesso mettiamo in un pentolino dell'olio Evo molto buono. Visto che il sugo è tanto e assorbe tanto, ci va tanto olio. L'altro ingrediente segreto è questo qua che non vi ho fatto vedere. Questo servirà messo sopra la pentola, di traverso così, per tagliare i gnocchi che usciranno dalla sac à poche.
noi taglieremo questo angolo qua. Magari iniziate a tagliarlo piuttosto piccolo, che ci passi un dito. Dipende un attimino che grossezza volete voi gnocchi. Un dito piuttosto che un pollice, vedete voi. Io li faccio più o meno come un pollice. L'olio verrà fatto scaldare, portato quasi ad ebollizione, perché poi verrà versato qui dentro nel mix di pistacchio e spezie ed emulsionato, quindi mettiamo poi dopo sopra il limone. Si gira e si condisce. Ok, l'acqua bolle, prendiamo la nostra specie di sac à poche e iniziamo a fare i gnocchi. Ok, girate l'acqua, togliete il filo e diciamo che adesso poco per volta iniziate a scolarli. Quelli che vengono su, controllate poco per volta, magari ne tirate su uno, lo assaggiate. Io l'ho fatti di dimensioni completamente diverse uno dall'altro. Ma non perché tu l'abbia voluto? No, è voluto. Sì, voluto? Ok. Voluto. Nel frattempo abbiamo anche messo a scaldare l'olio, come dicevamo prima, e noi scoliamo con il colino, perché così non rimane l'acqua. Che bellini! Se adesso prendete l'olio, lo mettete qui sopra tutto, aspetta, e questa emulsionate, mettete il limone, che si stanno sprigionando dei profumi incredibili, e questo ben di Dio lo mettete sopra i gnocchetti. Madò che profumo! Impiattamento alla bruto. No, uno è mio, Assaggio. Sono un fresco che anche d'estate è un piatto spettacolare, proprio fresco col limone, il finocchietto sotto gli dà veramente, il gusto del finocchio è veramente interessante. Buon appetito. Abbiamo consumato pochissimo, 5% di batteria. Ciao. No, ragazzi, diciamo che 1 chilo di carote 4 persone ci mangiano, un buon piatto senza essere esagerato. Se invece volete come noi mangiare in 2 solo questo, diciamo che 800 grammi va bene, ecco. Però noi siamo 2 mangioni, quindi. Io ne mangerei ancora adesso, ecco. Adesso a lavare i piatti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima camper ricetta.